Ben ritrovati a tutti, bene sì, siamo rientrati dalle ferie, è stato bello, rilassante, siamo andati al mare in Sicilia, ho fatto anche un video sul trail o trekking alla riserva dello Zingaro. Se avete l'occasione e il tempo dateci un'occhiata, ne vale la pena. Un po' lunghino, ci sono diversi capitoli nel video e quindi potete selezionare quello che volete scegliendo nella descrizione. Adesso affrontiamo una nuova parte dell'anno, speriamo sia migliore, e partiamo subito da un video confronto tra due bellissime scarpe dell'Adidas, la SL20 e la Boston. Entrambe sono due bellissime scarpe neutre. La SL20 pesa 230 grammi nella versione maschile, nella mia misura che è una taglia 44, e 190 grammi in quella femminile nella misura 38. E la Boston 244 grammi nella versione maschile e 217 grammi in quella femminile. Quindi la SL20 è di poco più leggera della Boston. Il drop è di 10 mm per entrambi i modelli. L'altezza della scarpa invece non è la stessa, abbiamo 24 mm sul tallone, 14 mm sulla punta per la SL20 e 29 mm sul tallone, 19 mm sulla punta per la Boston. Per cui nella SL20 c'è meno schiuma e la differenza è di circa 5 mm. Relativamente alla suola, entrambi i modelli usano la mescola Continental. Nella Boston la suola si estende un po' di più che nella SL20, garantendo un grip superiore. Entrambe le suole sono abbastanza resistenti, in quanto con entrambe ho già corso più di 100 km e come vedete sono ancora praticamente nuove. Relativamente all'intersuola, la SL20 usa la nuova schiuma Light Strike che garantisce una buona ammortizzazione e reattività, più leggera della classica schiuma Boost usata da Adidas, e favorisce una transizione del piede molto veloce in fase di rullata e si stende lungo tutta l'intersuola. La Boston usa invece un'intersuola composta per la maggior parte della schiuma Boost, specialmente sull'area del tallone, con un leggero strato di Light Strike che si stende più che altro sulla punta della scarpa e poi si assottiglia lungo tutta la scarpa. Questa combinazione di schiume rende la scarpa più versatile, in quanto l'appoggio di tallone è più confortevole grazie all'ammortizzazione garantita dalla schiuma Boost, e la reattività in fase di spinta è garantita dalla schiuma Light Strike nella parte dell'avampiede, che è più rigida e reattiva. Sicuramente tra le due, in termini di fluidità durante la fase di transizione dell'appoggio, ho preferito la SL20, ma la Boston ha lavorato molto bene in termini di riduzione della fatica durante gli allenamenti, specialmente quelli un po' più lunghi e veloci, in quanto è una scarpa un po' più stabile. In termini di durata dell'intersuola, quindi delle schiume utilizzate, ho fatto con entrambe più di 100 km e sono ancora come nuove. In termini invece di versatilità mi sono trovato molto bene con entrambi, in quanto anche a ritmi più lenti mi hanno comunque garantito una buona ammortizzazione, ma sicuramente in questo senso la Boston è superiore, in quanto usa la schiuma Boost che è più morbida della Light Strike. Relativamente al sistema di torsione, il sistema di torsione è molto leggero nella SL20, ma comunque penso per contenere il peso della scarpa, ma comunque funziona molto bene in termini di stabilità anche in curva, dovuto al fatto che si estende anche sulla parte dell'avampiede. Sulla Boston il sistema di torsione è un po' più strutturato che nella SL20, si estende maggiormente sull'area dell'avampiede, e per cui oltre a garantire una stabilità migliore che nella SL20 ci supporta un po' meglio durante gli allenamenti. Per cui se state cercando una scarpa un po' più stabile che vi possa aiutare durante gli allenamenti un po' più lunghi o anche gare più lunghe, allora la Boston sicuramente tra le due è in questo senso migliore. L'area del tallone si stende per una larghezza che è più o meno la stessa in entrambe le scarpe, di circa 8 mm, per cui in termini di stabilità per chi a terra di tallone è molto simile, in quanto la superficie di contatto è praticamente la stessa, ma la Boston, essendo più alta, avendo una schiuma più morbida, garantisce un miglior comfort. L'appoggio di tallone con la SL20 è un po' meno confortevole che nella Boston, dovuta alla schiuma Light Strike, che è più rigida della schiuma Boost. Sulla parte posteriore del tallone entrambe le scarpe offrono una superficie protettiva molto comoda, che è davvero molto simile.
In entrambe le scarpe c'è un rivestimento esterno, penso estetico, ne avrei sinceramente fatto anche a meno per contenere il peso della scarpa, e anche esteticamente preferisco il design più minimalista, ma questi ovviamente sono gusti. Entrambe le tomaie sono molto leggere, anche in giornate calde il piede respira molto bene. In termini di leggerezza le due tomaie praticamente si equivalgono. La tomaia della SL20 mi è sembrata di pochissimo più leggera e meno fitta come maglia rispetto a quella della Boston. Per quanto riguarda la calzabilità, invece la tomaia della Boston calza molto bene, mentre per la SL20 è un po' abbondante sulla parte dell'avampiede. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo per entrambi i modelli. La SL20 si può trovare sul mercato ad un prezzo intorno agli 80-90 euro, e la Boston 8, visto che è già uscita la Boston 9, attualmente si può trovare allo stesso range di prezzo della SL20. In quanto a durata della scarpa, penso che sia molto simile per entrambi i modelli, anche se la Boston, considerando la quantità di suola e di schiuma utilizzata, la maglia della tomaia un po' più fitta, mi sembra sia davvero di poco più resistente. I lacci sono della misura giusta in entrambe le scarpe tradizionali, in entrambi, e il sistema di fissaggio funziona davvero molto bene. L'estetica è molto bella per entrambi i modelli, le colorazioni disponibili sono belle per entrambe le scarpe, ma il design della SL20 mi piace un po' di più, mi sembra un po' più curato nei dettagli. In termini di calzabilità non ho avuto problemi particolari con entrambi i modelli, anche se per la SL20, come dicevo, la tomaia sulla parte dell'avampiede è un po' abbondante, specialmente per il mio piede magro. Preferisco la Boston in quanto la calzabilità è migliore. Le linguette sono differenti, comunque entrambe tradizionali e non a soffietto. Tra le due quella della SL20 è più leggera, poco imbottita e garantisce comunque un buon comfort, proteggendo il collo del piede. A mio parere per entrambi i modelli avrebbero potuto estenderle un po' di più, mi sembrano un po' al limite, forse anche un po' troppo corte. L'imbottitura è migliore nella linguetta della Boston, che garantisce un miglior comfort, ma sicuramente più pesante e meno traspirante di quella della SL20. Tra le due preferisco quella della Boston in quanto più confortevole. Se dovessi consigliare questi modelli, ovviamente la Boston la consiglierei per runner di livello intermedio, per qualsiasi tipo di allenamento, anche quotidiano, ma anche in generale a tutti i runner non troppo pesanti però, perché ricordiamoci che è pur sempre una scarpa leggera della famiglia AD0. In allenamento perfetta per allenamenti lunghi e anche veloci, in quanto è una scarpa molto versatile. Per le gare la userei a partire da una 10 km fino ad una maratona. La SL20 è una scarpa che consiglierei per allenamenti più veloci e per runner di un livello intermedio per qualsiasi allenamento, considerando che ad un passo inferiore ai 4,30 minuti al chilometro garantisce davvero un ottimo comfort. Per le gare la userei a partire da una 5 km fino alla mezza maratona, e probabilmente per i runner più veloci la consiglierei anche per una maratona. Per cui entrambe sono scarpe davvero molto leggere, e tra le due per allenamenti in pista più corti probabilmente sceglierei la SL20 perché la schiuma Light Strike è più rigida e reattiva, e per allenamenti veloci più lunghi sceglierei la Boston 8 grazie alla sua schiuma boost più morbida. Con questo è tutto, vi ricordo di lasciare un like nel caso in cui vi fosse piaciuto il video e di iscrivervi al canale così che la community possa crescere e possiamo continuare a vedere altri prodotti da running insieme. Vi ringrazio come sempre e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!